Benvenuti in questo nuovo video. Negli ultimi tempi abbiamo deciso di lasciare Zinzi, il nostro camion camper, parcheggiato e di spostarci per brevi periodi con la New Entry, un Mercedes Vito del 1997. Nel video più recente vi abbiamo portato con noi alla scoperta di una zona della Sardegna poco frequentata dal turismo di massa, la suggestiva Costa Verde. Ma il nostro viaggio attraverso l'isola non si ferma qui. Nelle prossime settimane trascorreremo del tempo con famiglie e amici, in uno dei luoghi, a nostro parere, più belli della Sardegna. Mettetevi comodi e godetevi questi minuti di spiagge, storie e leggende immersi nella bellezza di quest'isola. Siamo appena arrivati di fronte a un altro spot, non c'è un granché, però c'è caldo, c'è il sole e entriamo a farci un bagnetto con le tavole. Abbiamo trovato il gasolio a 1,57. Si fa il pieno. Abbiamo il furgoncino strapieno. E oggi vi porteremo in un'altra località abbastanza famosa qua in Sardegna, ma famosa perché è bellissima. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself, and I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la 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 la. My God, I think I might be in love. Get rid of all your sorrows in this summer city. You'll never feel alone as long as you're with me. Get rid of all your sorrows in this summer city. There's no place on earth I would rather be. La Sardegna è una terra antica, ricca di leggende e storie che si tramandano di generazione in generazione. Una di queste è ambientata proprio qui, a Villa Simius. Si racconta che molti anni fa i guardiani del faro di Capo Carbonara fossero Guido e Roberto, entrambi sposati e con figli. Ai due si aggiunse il bel Giovanni, un uomo della marina che aveva chiesto di prestare servizio a terra e fu inviato a presidiare il faro. Giovanni aveva una fidanzata ed era quasi arrivato alla soglia dell'altare, ma il matrimonio non fu mai celebrato perché la ragazza di cui era innamorato non sopportava l'idea di abitare nella solitudine di un faro e si rifiutò di sposarlo. Fu così che Giovanni si ritrovò solo e le famiglie di Guido e Roberto diventarono la sua famiglia. Con l'arrivo dell'elettricità, la vita dei tre guardiani cambiò radicalmente. Roberto e la sua famiglia furono trasferiti e poco tempo dopo la stessa sorte toccò a Guido. Giovanni rimase solo a prendersi cura del faro e ogni giorno saliva e scendeva le scale della torre per accendere e spegnere la luce nell'attesa che giungesse la comunicazione che l'impianto sarebbe stato automatizzato. Ma la notizia non arrivò mai e la gente sembrava essersi dimenticata del guardiano del faro. Anno dopo anno i capelli di Giovanni, una volta neri come il carbone, cominciarono ad assumere una sfumatura grigia che indicava il passaggio del tempo. Malgrado ciò, l'uomo aveva conservato la prestanza fisica della gioventù e il suo passatempo preferito era scendere alla scogliera sotto il faro per andare a pescare. Un giorno, mentre aspettava che qualche pesce abboccasse,
L'improvvisa visione di una pinna conquistò la sua attenzione e, preso dalla curiosità, abbandonò la postazione per inseguire, saltando di roccia in roccia, quello che credeva fosse un gran pesce. Ad un tratto la pinna sparì in una piccola insenatura e da dietro uno scoglio apparve il viso di una bellissima ragazza che gli sorrideva. L'uomo le porse una mano per aiutarla a uscire dall'acqua, ma la fanciulla scosse la testa e gli disse di essere una sirena. «Credevo che non esistessero le sirene», disse Giovanni, guardando con stupore la giovane donna che davanti all'incredulità del guardiano replicò: «Certo che esistiamo, ma non qui. Secoli di battaglie navali, di rumori, i vostri ami, le vostre reti e anche il vostro inquinamento, tutto ciò ci ha ricacciato da tempo nel profondo del mare e lì viviamo in pace lontano dall'uomo». La sirena offrì a Giovanni l'eterna giovinezza e la possibilità di vivere con lei nelle profondità delle acque se l'uomo si fosse tuffato in mare. Dopo un primo momento di esitazione, l'ultimo guardiano del faro di Capo Carbonara decise di raccogliere l'invito e una volta entrato in acqua le gambe si trasformarono in una lunga e lucente coda e i folti capelli neri tornarono a incorniciare un viso di nuovo giovane. «Io non ti lascerò sulle scale dell'altare», promise la sirena, e dopo aver preso la mano di Giovanni sparì con l'amato nelle profondità del mare. Quando gli addetti della marina poco tempo dopo raggiunsero Capo Carbonara per automatizzare il faro, si chiesero come avrebbe reagito Giovanni all'idea di andare in pensione e abbandonare la torre. Ma arrivati sul posto trovarono solo la canna e le esche del vecchio guardiano abbandonate sugli scogli e dopo lunghe ricerche conclusero che Giovanni era stato portato via dalla corrente dopo essere annegato in mare. Siamo in esplorazione nella zona di Villa Simius. Siamo ai primi di settembre, da noi in Barbagia c'è molto freddo, a quanto pare, invece qua c'è caldo, si sta bene, però dalla prossima settimana entra il maestrale e dovrebbero abbassarsi nuovamente le temperature. E noi andiamo in acqua. E noi andiamo a surfare, si spera. Alla celeste. L'acqua sarà celeste. C'è anche una strada, ho visto che ci sono furgoncini parcheggiati giù. L'isolotto lì di fronte. Questa è la spiaggetta che si chiama Cala Celeste. È assurdo perché nella spiaggia di Simius e nell'altra di Campolungo è strapieno di gente, invece qua non c'è nessuno. Poi tra l'altro oggi c'è libeccio, quindi quelle spiagge sono più esposte al vento, mentre questa, che non è esposta al vento, è tranquillissimo il mare. Illuminato, è tranquillissimo il mare e comunque non c'è nessuno. Però c'è da dire che si parcheggia in alto nella strada principale, quindi per arrivare giù bisogna andare a piedi. Però mi sono appena ricordata che non abbiamo portato acqua. Oltre all'acqua Sebastiano si è dimenticato le ciabatte. Adesso scendiamo qui e andiamo lì. Caletta numero 45. Ne ha viste due alla fine, però all'altra c'erano troppe rocce, volevamo farci il bagno ma paura di prenderci i ricci e quindi niente. Guarda colleghi. Quella che vediamo di fronte a noi è la torre di Porto Giunco, è una torre di avvistamento spagnola che si trova sul versante est del promontorio di Capo Carbonara, nel territorio di Villa Simius. È raggiungibile a piedi dalla caletta di Porto Giunco seguendo un sentiero che si snoda nella macchia mediterranea. La torre si trova ad un'altezza di circa 50 metri sul livello del mare e dalla sua posizione domina la sottostante spiaggia di Porto Giunco e lo stagno di Notteri. La torre di Porto Giunco fa parte di un sistema di torri costiere che furono costruite dagli spagnoli tra il XVI e il XVII secolo sui promontori delle coste della Sardegna meridionale per avvistare i pirati barbareschi.
I giorni successivi li abbiamo trascorsi in famiglia. Ogni volta che torniamo in Sardegna cerchiamo di vivere appieno il tempo con i nostri cari, perché quando si è in viaggio la nostalgia di casa e degli affetti si fa sentire più forte. Passato troppo in fretta, vero? Abbiamo trascorso 10 giorni quasi a Villa Simius con famiglia, amici, è stato bellissimo. Adesso pronti per una nuova settimana d'avventura.